Buongiorno amici del canale Passion Fai Cassa e Meccanica. Oggi vi parlo con questo video del progetto di restauro di due macchine vintage degli anni 80 della DeWalt. Si tratta della sega circolare radiale PowerShot DV125 e della piala a filo spessore DV50, e quindi insieme faremo un restauro di queste due macchine, ma in questo video vi spiegherò cosa si può fare con queste due bestie. Musica. Iniziamo con la piala a filo e poi la storia. Praticamente le due macchine le ho comprate lo stesso giorno in Svizzera, perché io lavoro in Svizzera e ho avuto una botta di culo, diciamo. Comunque sono in ottimo salute. Queste praticamente dovrò solo regolare i piani, cambiare i coltelli, un po' di manutenzione e via, tutto andare, far segature e trucciolo. Quindi questa è la piala a filo spessore DV50. Poi su internet ho ritrovato il manuale di istruzione in italiano, poi c'ho inglese, tedesco, un po' di tutte le lingue. E questa macchina era sempre degli anni 80 e destinata anche ad andare in cantiere. Adesso ci sono macchine più leggere, però comunque questa è molto robusta, è fatta in una miscela di alluminio e ghisa, mi sembra, e comunque è bella potente. Adesso ve la faccio girare e poi vi spiego come si smonta e via. Comunque presa svizzera a 3 stecche, io l'adattatore, poi cambierò il filo per essere tranquillo. Adesso lo attacchiamo e vediamo come suona. È bello che il vecchio proprietario me l'ha fornito con un carrellino con ruote, però devo trovare un sistema con dei freni, perché poi pialare con una macchina che si muove non è il massimo. Allora arriviamo al punto. Adesso, prima di farvi vedere, la stacco, si è staccata da sola, perfetto, e comunque molto comoda. Questa è la sua guida, cioè la sua protezione, scusate, scorre avanti e indietro, si muove anche così e poi si può girare all'incontrario quando si deve ribaltare i due piani. Poi questa è la nostra guida parallelo inclinabile, e poi io cosa farò? Gli metterò un bello spessore un po' più lungo in legno, perché devo trovare un sistema di, ma però abbastanza robusta, diciamo, ok? E poi per ribaltare è molto semplice. Questo si mette qui fino in fondo e poi qui avete due bulloni da sbuttare, si butta in giù, 1, 2, semplicissimo, e poi ribaltiamo. E il bello che si blocca, tac, l'altra si blocca e questo ce lo giriamo così. E poi dobbiamo ribaltare questa lamiera sempre con le sue pulsanti, e così c'è proprio una sicurezza. Qui dovrò costruire un raccoglitore per il futuro aspiratruccioli che comprerò, quindi farò anche un video di come fare il bocchettone, che sarà anche utile per chi ha la piala a filo spessore di un'altra marca, di adesso, che comunque alla fine queste macchine sono più o meno sempre le stesse. E poi qui adesso ve la giro, abbiamo la nostra piala. Quindi il bello che è una capacità di altezza di 16 cm per 26 di larghezza, che non è male, è un piano bello spesso, non è una lamierina di 1 millimetro di spessore. E poi per salire basta girare la manopola, e ha 4 vite in 4 angoli che lo tiene proprio stabile. Anche questo si può regolare
per essere parallela all'albero, ok? Quindi andiamo su, andiamo giù e boh, è tutto lì. E poi abbiamo questo, praticamente, se mi ricordano, io lo uso, ecco, così facendo mi ricordo così. Quando siamo in modalità pialafilo non facciamo girare i rulli di avanzamento, che non serve a niente, quindi la macchina sforza meno, quindi quello praticamente andiamo a togliere la funzionalità dei rulli, ok? Poi dovrò anche scoprirla perché io non ho ancora piallato con sta macchina, l'ho solo acceso, controllato che era tutto a posto e niente. E poi dentro qui abbiamo la cinghia, quindi basta svitare queste due viti, si toglie la plastica e lì siamo a posto. E poi abbiamo un'altra cosa, abbiamo una cosa molto interessante su sta macchina, abbiamo due velocità, quindi high speed e low speed, quindi questa è una velocità di avanzamento dei rulli, quindi può andare da 9 metri al minuto a 11 metri al minuto, come le piale grandi. Quindi basta poi cambiare qui dentro e niente. Questa è una. Poi arriviamo alla mia bambina preferita, da un po' che la cercavo e come dicevo l'ho preso insieme lo stesso giorno tutte e due, quindi ho fatto un forfait caricato sul carrello e via a casa. Ok, quindi questa macchina ha un po' più di lavoro perché ha preso un po' di ruggine, c'è il piano qui, dopo vi faccio vedere un po' più da vicino. Comunque questa macchina non è solo una circolare che taglia e basta. Allora vi spiego già le funzionalità che ha sta macchina in modalità circolare. Quindi ha uno scorrimento dritto, avanti e indietro, perché questa macchina si taglia tirando. Poi lì ci sarà il suo piano e poi li farò un mobile di circa 4 metri con i ripiani, così si può anche tagliare di lungo, pezzi lunghi fino a 4 metri e boh, niente. Poi questa macchina ha la particolarità che si può girare sia, aspetta che mi ricordo, in un senso, qua siamo in modalità taglio di lungo, si blocca e poi si può inclinare. È un po' dura perché comunque c'è un po' di ruggine, si può inclinare a fisso a 45, adesso si è messa da sola a 45, poi c'è il blocco e può anche lavorare in orizzontale e quindi anche in questo modo, se dovete fare delle scanalatura, c'è il mondo, diciamo. Ok, adesso la ripiazzo. Bella rigida ancora, eccola, perfetto. E poi c'è anche il suo scorrimento, qua dovrò smontare tutto perché non scorre bene. Qua c'è il cavo, devo rifare il collegamento dei fili. Questo è un cavo praticamente che ti permette, non so se lo vedete qui, ti ritira indietro la circolare in automatico, però ormai questo ho già comprato il cavo, dovrò cambiarlo. Un po' di ruggine, quindi smonterò tutto e la rifarò non da nuova perché io comunque il colore originale vorrei tenerlo. Questo piano le ridarò una mano di antiruggine e comunque rimarrà sotto il mio piano di lavoro, quindi non si vedrà, però questa parte qua la voglio tenere così, voglio tenere proprio il suo colore. E poi l'altra cosa, qui la portiamo su e giù in questo modo e poi aspetta, sto ancora imparando a usarla, si può inclinare, i blocchi a 45 gradi, se no si mette la lavorazione che vogliamo e si blocca così. Ecco, quindi questa è una macchina non precisa ma di più, perché veramente si può regolare tutto. Poi adesso questa macchina è storta, non è messa bene e quindi dovrò sistemare tutti i piani, i squadri a piombo in orizzontale e anche il parallelismo col suo piano di lavoro, ok?
E poi niente, poi questa macchina ha la particolarità che si può montare altri attrezzi, e io ho già acquistato un po' di aggeggi su internet, e ho preso un mandrino, che questa macchina può montare un mandrino che ho trovato, ma non va dalla parte del motore, ma va dal retro del motore. Quindi praticamente, adesso facciamo uno zoom, eccolo, qui c'è un foro ed è apposito per il mio mandrino. C'è proprio, adesso non l'ho ancora usato, si mette questo, poi si mette il mandrino e ci permette di fare dei fori. Ho recuperato una molla per affilare i scalpelli, questo è un pezzo vecchio che avevo lavoro, e lì si monta dalla parte della circolare, quello si può fare, quindi li farò. All'epoca c'erano anche i kit di protezione in lamiera, ma adesso non si trovano più, quindi io mi inventerò qualcosa per non avere tutte le centine che poi mi do fuoco al laboratorio, diciamo. E poi, ok, allora lo faccio vedere. Ho trovato, importato dagli Stati Uniti, questo è proprio originale, un porta coltelli che si monta qui al posto della lama, e questo ti permette di usarla come una mini tupì, quindi ha le sue sagome, diverse sagome, e poi qua c'è tutto il aprirlo. E qua c'è ancora il manuale, proprio che si sente il vecchio. Vedete? Questa è una figata pazzesca, che vi spiega tutto quello che si può fare con le diverse frese, coltelli. Guardate che bello, e questo lo terrò proprio nascosto. E poi qua abbiamo altri frese, alcuni sono ancora nuovi, mai usati, questi qua sono nuovissimi, e boh, quelli non si trovano qui, li ho trovati su eBay. Ok ragazzi, abbiamo finito oggi con questa presentazione, quindi io inizierò con la piola a filo spessore come restauro, ma il restauro sarà soprattutto una bella pulita e regolare sti piani, cambiare i coltelli perché non sono allineati, ho già fatto il controllo, quindi farò dei video tutorial per quello. Anche chi non ha questa piala, tutte le piale funzionano più o meno dello stesso modo come regolazione, quindi chi ha la Shepard o altre marche comunque secondo me andrà bene. E poi questa è un lavoro un po' più lungo perché c'è un po' di ruggine, un po' di pezzi che vorrei comunque far tornare non nuovo ma sistemati. Poi li farò sto mega piano, qua vi farò vedere il progetto perché questo è un lavorone dove poi sotto ci metterò le mie macchine, ci metterò l'aspirapolvere, il compressore, quindi verrà un mobile, cioè un piano di lavoro mobile, ok? Quindi adesso vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e ci vediamo per il restauro. Ciao ciao!